Quello che vedete sotto di me è il mega bunker che sto costruendo nel mio giardino. Sono circa 2 mesi che non vado avanti con questo progetto, non perché sono stronzo, ma perché fa un freddo cane. E dato che è passato un pochino di tempo, vi faccio vedere cosa è successo. Allora, partiamo dagli stivali. Come potete vedere sono pieni di fango. Infatti qua si è formato tutto il fango. Poi i materiali con il vento si sono spostati un pochino, qui è rimasta un pochino d'acqua. Però come vedete comunque il resto più o meno è lo stesso. Qua è dove c'è il ritaglio della finestra che farò sopra la spa. E poi guardate qua invece cosa ho visto, giusto per farvi capire, questo qua è ghiaccio. Guardate qua, capito perché non sto andando avanti in questi mesi? Devo lavorare col ghiaccio, se no. L'ascensore è rimasta tale quale, gli ho anche messo sopra un ombrello per proteggere il motore dalla pioggia. Scendiamo. Come potete vedere i pannelli che ricoprivano l'ascensore sono staccati perché ho voluto fare un TikTok con l'ascensore aperto. Vabbè, in 5 minuti li metto su, non c'è nessun problema. Qua è rimasto tutto come doveva essere. Andiamo a vedere dentro. E signori, dentro si presenta così, è rimasto esattamente come l'ho lasciato. Qua c'è giù un pochino di bagnato perché la condensa che si forma sotto al celofan piano piano viene giù. Ecco, anche quello abbastanza risolvibile quando metterò la finestra. E quindi niente, recap veloce fatto, direi di iniziare con la puntata numero 7. Non so se vi ricordate, ma nell'ultima puntata ero rimasto all'inizio dell'isolamento. Sono quindi ripartito da quello. Oh, guarda qua, prima parete completata. E come mi avevo consigliato il ragazzo al negozio, mascherina e guanti per mettere su questo materiale qua. Guarda che bella, raga, perfetto. E vi dico la verità, qua nell'angolo sento già un pochino più di caldo. Ovviamente sto scherzando. Godiamocela il più possibile perché questo qua è il lavoro più facile da fare da qui alla fine del mega bunker. Continuiamo. Una, due e terza quasi completata. Sto andando abbastanza veloce, Chiaramente poi qui dovrò fare dei lavori di sistemazione perché c'è l'ingresso dell'ascensore e quindi dopo capiamo bene come gestirla. E una volta conclusa anche l'ultima parete ho dato una pulizia generale. Raga, siamo arrivati finalmente al prossimo step: attaccare tutti i pannelli interni. In pratica la parete in questo momento è fatta così: pannello esterno che abbiamo messo prima, lana di roccia per l'isolamento e adesso gli mettiamo un altro pannello di legno per creare un vero e proprio sandwich. Quindi devo ordinare i legni. 4 pannelli e mezzo per 2 sono 9, 3 pannelli e mezzo per 2 sono 7, 9 più 7 16 pannelli totali e ne prendo anche uno in più per completare questo pezzo qua. Allora, stai lavorando o stai giocando a campo minato? Stardello. 17 pannelli USB. Sì, quelli da 1 e 2. Bravo. Io sono qua. Se vuoi portarmeli subito sono qua. Ti aspetto. Ci vediamo dopo. Ciao. Ok raga, i pannelli stanno arrivando. Vai. Va bene. Venite giù. Perfetto, vai avanti, vai. Olè! Dai, ti apro, grazie caro. Ciao. Perfetto signori, pannelli arrivati. Come avete visto gliel'ho fatti buttare giù. Spero non si siano rovinati, ma non penso. E adesso piano piano, uno alla volta, devo portarli dentro al bunker. Che 2 palle. Quando mi dicono ma va, non ci credo che fai tutto da solo, guarda, ti metto anche un time lapse che fa vedere che tutti quei pannelli lì li porto giù uno a uno, piano piano da solo, come un bastardo. Ok raga, per voi è passato qualche secondo, a me 40 minuti, però ho portato giù tutti i pannelli. Andiamo avanti. Partiamo con questa parete qua. Allora, io direi di fare un bel 215. Ho messo 3 pannelli, uno sopra l'altro, almeno con un colpo solo li facciamo tutti. È la prima volta che utilizzo il paraorecchie perché all'interno del bunker il suono è veramente forte e devo dire che mi sa che da adesso in poi le utilizzerò sempre. Bellissime. Dai che stiamo finendo. Guarda qua. Posso dire che sono contento? Posso dirlo o no? Ovviamente raga, adesso non è che mi rimetto a rifare la misura. Prendo i legni di prima, li appoggio sopra, abbiamo già la dima fatta. È la stessa identica cosa ma invertita. Allora signori, tutto veramente bello, sto procedendo bene. C'è solo un piccolissimo problema. All'interno del bunker c'è veramente troppa poca luce. Soprattutto adesso che devo fare questi tagli precisi, devo trovare il modo di illuminare di più la stanza. Cioè io adesso qua devo misurare. Non è che si vede così tanto bene. Guardate l'ombra che fa la mia mano. Un po' pericoloso, guardate là come sta diventando buio. Che tra l'altro è proprio un peccato perché guardate che sole che c'è e neanche un raggio riesce ad entrare dentro. Anzi, fatemi fare una prova. Lo specchio della stanza segreta invisibile che si era rotto, potrei usarlo per deviare il raggio all'interno del bunker. Vediamo, proviamo. Prendiamo questo qua che è bello grosso. Raga, vedete che il raggio di luce finisce all'interno del bunker?
Vabbè dai raga, un pochino si vede, però è comunque troppo poco, dai. Grazie sole per essere gratuito, ma mi serve l'elettricità. Quasi quasi attacco delle strisce a LED provvisorie su nel soffitto. Almeno possiamo continuare con la lavorazione. Andiamo a comprarle, dai. Ah, eccole qua. 3 di queste dovrebbero bastare. Ok, 1, 2, 3 strisce a LED preparate. Ho portato giù anche la corrente. Proviamo ad attaccare tutto e vediamo cosa succede. 1, 2 e 3. E luce fu, signori! E luce fu! Guarda che bello adesso, tutto illuminato! Adesso sì che si ragiona! Mamma mia! E stiamo iniziando anche ad assaporare come sarà il mega bunker finito. Perché l'illuminazione è un pezzo fondamentale. Attenzione! Attenzione! Sono contento! Cioè, fuori è così, vedi? Entri dentro. Che bello! E dopo aver sagomato l'ultimo pezzo, finalmente con la luce, ho continuato imperterrito con tutto il resto fino ad attaccare completamente tutte le pareti del mega bunker. Rimane soltanto questo piccolo spazio qui dove c'è l'ascensore che però aspetteremo a fare, altrimenti non riesco a entrare e uscire. Arrivati a questo punto, se ci giriamo attorno, la domanda sorge spontanea. Sul lato corto le pareti finiscono direttamente toccando il soffitto. Madonna mia come sporco. Mentre sul lato lungo sono presenti tutti quei fori lì tra una trave e l'altra. E vi dico la verità, non sono neanche tanto piccoli. Come minchia faccio a chiuderli adesso tutti quei buchi lì? Sia da quella parte che da questa. La soluzione è stata ritagliare dei piccoli pezzi di legno dai fogli rimanenti e avvitarli a sbalzo dietro ai pannelli. Vedete? Guarda qua. Ho creato praticamente una piccola parete di supporto, sopra la quale ho poi avvitato dei legni più grandi giusti per coprire i buchi. Cioè, guardate che cavolo di figata. È vero, è un'idea un pochino discutibile, ma almeno risolve un problema. E a noi sinceramente interessa solo quello. Ora facciamo l'altra parte. E coperti anche gli ultimi buchi, ho sistemato tutto per prepararmi al prossimo step. Signore e signori, sono contento di annunciarvi che finalmente entriamo nel vivo di come verrà il design finale del mega bunker. Dato che circa un mesetto fa ho costruito una piccola cuccia per cani, diamo il bentornato al nostro signor Douglas. L'idea sarebbe quella di pitturare tutte le travi di questo colore qua, invece in mezzo alle travi color nero. Non so ancora come verrà fuori, speriamo bene. Allora, ho fatto le prime 3 travi, 1, 2, 3. Non si vede tanto la differenza perché devo aspettare che si asciughi. Però per evitare di fare tutto il bunker, che magari poi non mi piace, faccio subito la parte nera e vediamo l'effetto finale. Se è abbastanza bello lo facciamo tutto così, altrimenti si bestemmia. Allora, tu chiudi e tu apri. Vi do un consiglio: quando dovete pitturare una stanza da cima a fondo, armatevi di tanta pazienza, perché la fretta vi farà sbagliare. Infatti, dopo averci messo circa 2 ore a finire i primi 2 pezzi, guardate la mano, cioè vi rendete conto come mi sono conciato con quel cavolo di pennello lì? Guardate il pennello nuovo che... Scusami, c'è una cosa che non va. Nonostante il risultato fosse davvero ottimo, ho deciso di cambiare modalità. Il giorno dopo, pur di andare più veloce, ho deciso di fare tutto il soffitto con la bomboletta. E quindi brico, 65 euro di vernice spray, 32 euro di maschera antigas. Arrivo al bunker, metto tutta la carta adesiva sulle travi, inizio a spruzzare con la bomboletta e volete sapere qual è il risultato? Una vera merda è uscito, raga. Signori, ci ho messo tantissimo. Ci siamo. Ho lasciato asciugare tutta la vernice che c'era sul soffitto e come potete vedere crea questo effetto di pua. Non è proprio fitta come la vernice. Vedete la differenza? È vero, ci ho messo molto meno, ma tutto il soffitto era a buchi. Purtroppo la vernice spray, quando la spruzzi sul legno, si asciuga in maniera diversa. Da una parte si impregna di più, dall'altra si impregna di meno. Cioè, anziché risparmiare tempo, l'ho allungato. Ho perso un giorno intero. E quindi il giorno seguente ho comprato una tolla di vernice, un rullino e ho ripassato nuovamente tutti i legni. 4 lunghi giorni per completare questo piccolo soffitto. Stamattina invece ho finito di pitturare tutte le travi e guardate che bello! Questo contrasto nero Douglas, che bello che è, ragazzi! Ora, non so com'è a casa vostra, ma normalmente quando si entra in un locale l'illuminazione sta sul soffitto. E dato che quella che abbiamo fatto noi è provvisoria, passiamo a quella definitiva. Vedete che schifo queste strisce a LED che ho messo su appiccicate a caso sulle travi? L'illuminazione all'interno del
mega bunker, voglio farla di 3 tipologie diverse, perché se devo fare dei lavori ne metto una, se vengo qua con gli amici ne metto un'altra, se vengo qua con le amiche capisci a me. Partiamo con i faretti. Mi sono appena arrivati da Amazon, ne ho comprati 12, ne ho già aperto uno ed è questo qua. Ora, dato che io non posso più tagliare il soffitto, come faccio questo qui ad inserirlo dentro? Questo qua è fatto apposta che con le clip, tac, va ad incasso, ma io non posso più. Dentro questa borsa che ho comprato stamattina al Brico ho trovato un po' di soluzioni. Allora, tra le varie cose che ho trovato c'è pure questa scatoletta rotonda. Questa qua in realtà è una scatola di derivazione, ma la cosa bella del fai da te è utilizzare le cose che trovi per scopi diversi da quello per cui sono state ideate. Togliendo il tappo, infatti, si crea proprio una base dentro la quale far andare il nostro faretto. E non è tutto. Questi cosi qua di fianco di solito si spezzano per far passare i fili. Io invece li spezzerò, 1 e 1, 2, ok? Anzi, guarda, li tiro via direttamente, in modo tale che adesso la clip può andare dentro lì, guardate, tac, da una parte e tac dall'altra, guardate, tac. Cioè, vi rendete conto? Una scatoletta da 50 centesimi mi ha dato la soluzione e adesso quel blocco qui posso attaccarlo al soffitto tramite questo buco e una vite. Cioè, assurdo. Chiaramente dall'altra parte utilizzerò il buco per far passare fuori il cavo, quindi è tutto perfetto. Bellissimo. Però posso appiccicare al soffitto un oggetto grigio schifo? Assolutamente no. Ho quindi portato tutte le scatolette tonde appena fuori dal bunker e le ho spruzzate con la bomboletta nera. Dopodiché, una volta asciutte, ho preso la prima e con estrema precisione l'ho avvitata al soffitto. Perfetto. Ogni volta che butto via un grande o piccolo elettrodomestico, io gli tiro sempre via la spina. Non per raccogliere il rame che c'è all'interno dei fili, non sono così povero, ma perché può sempre tornare utile. Proprio come in questo caso. Adesso infatti farò il primo collegamento per la prova del faretto. Allora, primissima cosa, mettiamogli dentro il filo che ho recuperato. Ora a questo filo attacchiamo il faretto, 1 e 2, incastriamo dentro nel coso di plastica. Cioè, guardate che bello che è pure elegante, mio che bello. E adesso attacchiamo la spina, vediamo cosa succede. Prima spengo tutte le altre, così vediamo la differenza. Ok, ed eccoci qua, prima prova del faretto di Michele Molteni. 3, 2, 1, vai! Olè! Ovviamente adesso non si vede una beata minchia perché è solo uno. Tra l'altro io li ho presi, adesso magari dalla telecamera non si vede, ma questi qua si possono anche girare per direzionare la luce, vedete? Sono veramente contento. Spegniamolo un attimo. Arrivati a questo punto devo sostituire il filo bianco, che è quello di prova, con questo qua nero, fino ad uscire da quella parte lì dove c'è tutto il corridoio esterno e possiamo agganciare le varie prese da questa parte qua. Avete visto l'idea di tenere questo corridoio a cosa è servita? Quindi attacchiamo le altre 2 scatolette di questa striscia qua, filo nero, stendiamolo per capire le distanze, da qui a qui, tac, ok, e il pezzo riesce all'esterno. Ora con la mia nuova forbicina blu spelo cima e coda di ogni filo. Ok, il primo pezzo, ovvero la gomma nera, la tiriamo via con la forbice. Ecco qua, perfetto. Adesso per sfilacciare questi due, guardate cosa faccio. Ho comprato questa macchinetta apposta. Inserisci dentro il filo nella macchinetta e schiacci. Guardate, ha tolto l'ultimo pezzettino di gomma con zero sforzo. Facciamo anche l'altro. Tac, perfetto. Ok, questa qua dovrebbe essere la sede che poi andrà su questo soffitto. Raga, non so se avete visto il modo maniacale con cui sto facendo questo mega bunker. E tutto questo io lo faccio per 2 motivi. Il primo perché vedo dalla vostra parte un sacco di approvazione. Continuate a guardare in milioni questa tipologia di contenuto. A me fa un sacco piacere e come non continuare a fare queste cose pazze. Intanto il primo collegato. Il secondo motivo invece è perché dietro a questi mega video per fortuna ci sono delle aziende che sponsorizzano. E gran parte del mega bunker, guarda caso, è stato sponsorizzato dai miei amici di NordVPN. Quindi tutti insieme noi dovremmo ringraziare NordVPN per tenere in piedi tutta la baracca, signori. Ok, dovrei avercela fatta. È un po' precario, ma tanto serve solo per prova. Quindi il modo migliore per supportarmi, raga, è, se volete fare NordVPN, fatelo con il link che trovate in descrizione. Almeno tutti insieme possiamo continuare a costruire queste cose gigantesche. Con NordVPN avrete la massima protezione quando navigate in rete.
Spostando l'indirizzo IP in un altro paese potrete guardare film e serie TV straniere che altrimenti in Italia non sarebbero trasmesse, sconti su viaggio, hotel, noleggio auto, programmi online. Cioè anche solo sfruttando uno di questi sconti ripaghereste appieno tutto l'abbonamento annuale. Quindi se volete supportare me e soprattutto le mie creazioni vi lascio il link in descrizione, e solo con il mio link, perché se vai direttamente sul sito non puoi avere questa cosa, avrete 4 mesi extra in più sul vostro abbonamento e un coupon da 3 mesi da regalare a un vostro amico. Più di così raga non so cosa dire, e se volete farlo mi raccomando, link di Michele Molteni. Il collegamento sembra essere finito, attacchiamo questo qua alla spina e vediamo se funziona. Il collegamento, signore e signori, funziona! Perfetto! Quindi tutto quello che avevo pensato è fattibile. Partiamo con il time lapse, così le vediamo completamente accese sul soffitto. Com'è, va bene? Olè! Perfetto. Ok, ho attaccato tutte le scatolette sul soffitto e ho continuato mettendo questi due qui già collegati. Non sto qui a stressarvi su tutto l'impianto del soffitto, avete visto com'è, piano piano nei seguenti giorni lo continuerò, ma adesso passiamo ad una cosa molto più importante. Vi ricordate cosa devo mettere in quella posizione là? La mitica piscina spa per fare l'angolino terme nel mega bunker. Andiamo a prenderla. È un po' che non vengo nel mio magazzino, È ancora in piedi, vedo. Ok, allora. Ah, qua c'è ancora la mia motocarriola. Attenzione signori, il camioncino. Furgoncino. Questo qua devo decidere che fine fargli fare, raga, non lo so. Comunque, eccola qua. Spa Bahamas, gentilmente offerta da Best Way, che me l'ha mandata l'anno scorso. E adesso finalmente gli facciamo fare una bella fine. Cioè, un bel inizio in realtà. Eccola qua raga. Cioè raga, vi rendete conto? Guarda che quando io dico le cose poi le faccio davvero. La spa dentro al bunker. Guarda qua che spettacolo signore. Guarda che bella. Guarda. Eppure il color marroncino che sta quasi quasi bene con il Douglas. Io. Comunque torniamo seri per un attimo. Questo qua è l'ingombro totale che avrà appunto questa spa. Devo trovare spazio per mettere anche il robot che ti permette di scaldare l'acqua e fare le bolle. Mi sono segnato esattamente la posizione, così posso tirarla via e iniziare tutto il muretto che gli gira attorno. Tutto questo però nel prossimo episodio. Ciao raga.